Oh, c'è il TG Juggling. Ben ritrovate e ben ritrovati per una nuova edizione del TG Juggling! Eccoci qui nel mio organizzatissimo studio per il nostro appuntamento mensile alla scoperta delle cose incredibili e pazzesche fatte dai giocolieri in giro per il mondo. Insomma, ormai non penso di dovervi spiegare come funzioni questo TG, anzi ci tengo a ringraziare tutte le persone che ho incontrato nelle ultime settimane e mi hanno fermato per ringraziarmi e ringraziarci del lavoro che stiamo facendo. Ma in realtà il nostro lavoro si limita a raccontare e cercare di valorizzare ancora di più il lavoro degli altri e la lista di luglio è lunghissima. Quindi direi di iniziare con il primo servizio dedicato agli artisti e ai videoclip del mese appena trascorso. È possibile chiudere questo trick con 7 clave? Da questa domanda nasce uno dei capolavori del mese, il documentario su Spencer and Rolly realizzato da Lewis Kennedy. Quasi 80 minuti di trick, interviste, riprese e montaggi emozionanti. Un viaggio alla scoperta del lato umano e performativo di uno dei migliori giocolieri tecnici di questa generazione. Riuscirà Spencer a chiudere il DB95731? Se vi piacciono le belle riprese e i video estetici, il canale di Kouta Ohashi fa per voi. Negli ultimi video riprende e approfondisce vecchie ricerche come Line e ne intraprende di nuove come in Kapok. Andiamo ora in Messico per il bel video di clave di Ayur Sandoval. Avevamo già avuto modo di conoscere i suoi roll, balance e trap nel Trick of the Month di qualche mese fa. Questa volta lo troviamo presentato anche nei video di Banana Juggling, assieme allo Psy contattaro Said Villasana. Immancabili i bellissimi video dei Trick of the Month. Due rappresentanti dagli Stati Uniti molto diversi per stile e attrezzi. Cassandra Smith nel suo inconfondibile bianco e nero e le sue ultime ricerche con i bastoni tra Bronson Roll, stalli di petto e lanci in antispin. Glublia invece è un vero nerd delle 3 e 4 palline. La sua specialità è mettere a dura prova la gravità, specialmente attraverso pattern che comprendono dot, levitazioni e underthrows. Diciamo che la ricerca su multilevel è in buone mani. Ma attenzione, abbiamo anche un video dall'Italia. E a rappresentarci è la giovanissima Alice Lombardi, che in una cornice decisamente italiana ci propone un mix di trick con le palline che uniscono verticalismo, antipodismo e foot juggling. E a proposito di giovani artisti, concludiamo con qualche consiglio alla visione. Il Pacha dall'Argentina probabilmente non ha bisogno di presentazioni, ma beccatevi queste bellissime routine a base di stop e transizioni. Che dire invece di questa elegantissima routine di Fernando Torres? Super pulita e super ispirante. Dal suo nickname si evincono 3 cose. La prima è che probabilmente si chiama Troy, la seconda che gli piace molto il metal, ma penso si capisca anche dalla musica, e la terza è che punta a distruggere qualunque limite nello spinning con i palloni. E infine qualcosa mi dice di tener d'occhio Bogdan Samarov. Questi i suoi ultimi progressi. Niente male per un 17enne, vero? Non risponde. Sì, scusate, stavo cercando di mettermi in collegamento con Matteo Di Gaetano, non è al momento raggiungibile, quindi direi di passare alla pagina dello sport. Per quanto riguarda la Numbers Juggling League, entra di prepotenza in classifica Enzo Nicolas Agüero e anche gli altri spostamenti nella classifica generale sono quasi tutti da imputarsi ai progressi con le palline, dove inizia a essere messo in discussione il primo posto di Tom Whitfield con Dan Wood ed Eric Toll che guadagnano terreno oltre a Enzo Nicolas appunto. Situazione pressoché stabile per Clave e Cerchi.
Luglio ghiotto anche per la Fight Night Combat con ben 5 appuntamenti che hanno spostato gli equilibri. A pesare maggiormente è stata ovviamente l'EJC con ben 1250 punti nei ranking, vinti in finale da Jasper Moens a scapito della testa di serie Bas van der Kerkhoff. Insomma, pare che luglio abbia davvero stimolato la voglia di competizione dei giocolieri e si evince soprattutto dal prossimo servizio, perché i record che state per vedere, la quantità di record è davvero incredibile, quindi via al secondo servizio dedicato ai record e ai trick assurdi. Stuzzicato dal mese scorso, Max Kuchmerz si riprende il record di 9-7-8 con 8 palline, portandolo a 124 prese. E si rimette su Rollabola portando le 6 palline a 3 minuti e 14 secondi. Impresa su Rollabola anche di Aramis Gonzalez, che chiude 11 prese di 7 clave. Quest'ultima tendenza a fare record in equilibrio su qualcosa sta aprendo dei territori inesplorati. Ilya Azarov ad esempio ha scoperto quello degli anelli su monociclo e nel mese di luglio ha battuto i record con 3, 4, 5, 6 e 7 anelli. Qualcuno ha detto equilibrio? Durante la notte all'IJA Fest Jasper Murphy fa suo il record delle 3 clave con una clava in balance. Accoppiata pazzesca fra Tom Whitfield e Doug Sawyers che portano a casa il record delle 16 e 17 palline in passing. Ma il matador del mese è Enzo Nicolas Agüero, detto El Maquinita, che questo mese straccia non uno, non due, ma ben 13 record, ovvero 3 clave in una mano, 4 clave in una mano, la sequenza completa da 5 a 10 palline in full reverse. 5, 6, 8 palline isolate, 9 e 10 palline in half shower, ma soprattutto riscrive il record delle 8 palline di Anthony Gatto imbattuto dal 2006 e portandola a 1 minuto e 18 secondi. Può esserci qualcosa più folle di questo? Beh, David Rush ha pubblicato il video del suo nuovo record con le 3 palline, 13 ore e 10 minuti. Che dire, complimenti per la pazienza. Sempre 13, ma questa volta palline. Inaugura i trick assurdi Eric Tolle, il più giovane giocoliere a chiudere 13 palline a soli 16 anni. 5 palline da ping pong con la bocca per Lucian Fuller. Passing fighissimo fra Ron Berry e Yuval Oz. E niente male questa combo fra Penzan e Antino Panza. Cose stranissime con gli hoop di Osvaldo. 6 anelli con palo in equilibrio su corda molle con anello rotante sul piede per Raul Canaz. Eliazzu è il Branson Roll con hoop in equilibrio. Super head balance con kick up da dietro per Bastien Dugas. Bellissimi hoop infuocati di Abigail Lindsay. Kao Kai e questo pazzo 1080 con 5 palline bouncing. Equilibri impossibili dal circo cinese. Questo trick di Guillaume è altamente sconsigliato per chi soffre di vertigini. E infine la risposta alla domanda: Spencer Androdi ce l'ha fatta. DB 97531 con 7 clave chiuso in pattern per la prima volta nella storia. Oh, ma ancora niente, scusate, ma davvero non so dove sia finito Matteo di Reta. Scusate, forse è lui, forse. Sì? Ah, no, Matteo no, non si. Ah, c'è un servizio. Ci sono io nel servizio. Va bene, lo mandiamo. Niente, Matteo è irrecuperabile, però c'è un servizio del sottoscritto direttamente dall'EJC di Lublino. Sì, ciao Geo e amici del TG Juggling, mi trovo a Lublino per la 45esima edizione dell'European Juggling Convention, ma vediamo cosa è successo in questi giorni con il servizio. Make it happen. Questo è il motto della Convention dei Miracoli. Organizzata in appena 100 giorni, è riuscita ad accogliere quasi 2300 giocolieri da tutto il mondo, grazie all'impegno incredibile del team organizzativo e a una città aperta e accogliente.
Ed è stata davvero irrefrenabile la voglia di allenarsi, condividere, discutere dalla mattina alla sera. Dove tra palestrona aperta H24, Renegade tutte le sere, festa nella dancehall fino alle ore piccole del mattino e giochi stupidi delle 3 di notte, c'era davvero l'imbarazzo della scelta. Tantissime le occasioni di sfida tra i giocolieri, dalle classiche gioco Olimpiadi in centro città a competizioni di stampo sportivo come il joggling, il volley club o come l'hockey su monociclo. Grande successo anche quest'anno per la Cup of the Day organizzata da Luke Burridge. Eppure la Battlestick ha fatto la sua porca figura presentata dal sottoscritto e vinta da Ivo. Ormai consolidati e super partecipati gli appuntamenti serali con la Diablo Battle, quest'anno vinta da Sebi, e l'immancabile Fight Night Combat. E vince la Fight Night Combat della 45esima edizione dell'IJC, Jasper Moens! Ma a farla da padrone in quantità e qualità erano sicuramente gli spettacoli, dislocati in varie aree della convention. Dagli special show come Tunnel, Ovvio, Full Sapitage e capolavori come Barbarian Barbie, I Was Told e il meta intrippantissimo Stickman, ai gala come quello di fuoco e il suo esageratissimo finale e lo spettacolo principale che si è tenuto nell'elegantissimo teatro del Centro Culturale di Lublino. E come non ricordare le decine di giocoliere e giocolieri che si sono esibiti nei 6 open stage, condividendo con tutti le loro ricerche e creazioni. Insomma, un grazie davvero sentitissimo a tutti quelli che hanno permesso la realizzazione di questo evento, al team organizzativo e all'EJA, alla quale assemblea tra l'altro si è votato per la location del 2025 ad Arnhem nei Paesi Bassi. Ma prima mi raccomando, IGC 2024 destinazione Portogallo. Alle 5 del mattino si conclude l'ultimo Renegade qui all'European Juggling Convention. A voi Sì, vabbè, salti temporali che Christopher Nolan scansate, Tra l'altro durante l'IJC sono anche stato eletto rappresentante italiano al tavolo dell'EJA, l'European Juggling Association. Il prossimo passo è la conquista del mondo. L'estate non è ancora finita e lì fuori è pieno di convention a cui partecipare. Come fare per sapere dove si trovano le prossime convention? Beh, potete guardare la lista che sta scorrendo qui di fianco a me o andare a verificare nel sito jugglingedge.com dove si trovano i prossimi appuntamenti. E infatti non solo IJC, vediamo cosa è successo lo scorso mese con l'ultimo servizio, giocoleria e società, i fatti e le curiosità del mese appena trascorso. Ad invadere il feed di molti nel mese di luglio sono stati tantissimi video dell'IJA Festival. Tra collaborazioni, idee e competizioni di tutti i tipi, rimarrà sicuramente nella memoria di chi vi ha partecipato e anche di chi è tornato a casa vincitore, come Emanuel Mishtank e Moritz Rosner dei Giongissimo. Si gareggia con la giocoleria anche dall'altra parte del mondo con la Moyo Stage 2023, tenutasi a Taiwan a inizio giugno e della quale è appena uscito il video after movie. Diablo Yo-Yo in pieno stile asiatico, ma non solo. Ma nella gara chi giocola nei posti più estremi vince a mani basse James Cousins, che mette la bandierina sul ghiaccio del Mar Artico a 82,5 gradi nord di latitudine. Per la nostra rubrica Attrezzi assurdi e dove trovarle, l'IJA Festival è foriera anche di questo. Spiccano i club mustache di Jar Jansen. E sicuramente per dimensioni il kendama gigante Harudama di Kenan Lampe, anche ribattezzato Kenandama. Bellissima la nuova creazione di Lars Matthew, che sostituisce con 2 quadrati 2 anelli negli 8 rings. Per non parlare degli intrigantissimi cigar box trasparenti di Matsunate. La giocoleria si spinge così oltre da sembrare quasi un'estensione delle arti marziali, come in questo flash di 8 boomerang o questa bellissima combinazione di levi stick e hula hoop di Erlich Ocampo. Ok,
Ok, forse la cosa potrebbe essere sfuggita di mano, ma questa routine a spade laser è davvero una cosa fichissima. A questo punto manca solo una colonna sonora, magari di ispirazione anime, come quella di Full Metal Alchemist realizzata da Kuten Kido con i loro fantastici campanelli. Avete capito? Orbene, eccoci giunti alla fine anche di questo spaziale e lunghissimo episodio. Spero di avervi fatto scoprire cose nuove e spero di avervi trasmesso lo stupore che ho vissuto io guardando questi fantastici video che trovate in descrizione qui sotto e che potete andare a seguire i rispettivi artisti in modo da dargli il vostro supporto. E come sempre vi ricordo di commentare, condividere questo video e dare diffusione il più possibile se vi è piaciuto. Io ci tengo a ringraziare la redazione per l'aiuto nella ricerca di questi artisti e Juggling Magazine, il nostro media partner. Bene, anche per oggi è tutto da Geo il Giocoliere. Noi ci vediamo fra qualche giorno, diventano sempre più i giorni, per le Juggling News sul canale dell'IJA e il prossimo mese per una nuova edizione del TG Juggling. Videochiamata da Geo. No, non posso rispondere. Sono al mare in vacanza, non si lavora. Però voi continuate a supportare il TG Juggling. A presto!